Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare le energie principali della vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta del serpente, un po' particolare come messaggio perché spesso ci consiglia di fare attenzione perché magari ci stiamo muovendo in un ambito, in una situazione, una circostanza molto delicata oppure particolarmente complessa. Nella peggiore delle ipotesi magari abbiamo a che fare con delle persone che ci ostacolano, che possono essere invidiose, gelose, eccetera, eccetera, e quindi non facili da gestire. Quindi qualsiasi circostanza, questa ci consiglia di essere flessibili, di adattarci, di osservare bene prima di intervenire o dire qualcosa, magari anche di fare attenzione alla comunicazione, quindi di sfruttare la nostra esperienza e la nostra saggezza. C'è il sole, quindi vuol dire che abbiamo ottime probabilità di fare chiarezza, soprattutto in quelle situazioni più incerte e che non dipendono da noi, ma da fattori esterni. Quindi questo sole sulla portarci ottimismo, una bella energia, una bella carica anche di volontà, di produttività, di dinamicità, eccetera, quindi che ci aiuta a far crescere, a far sviluppare varie cose e non solo, anche una gioia, felicità, allegria, quindi può essere legata anche a un evento nello specifico. Poi abbiamo la carta del bambino, del fanciullo che indica spesso o un nuovo inizio oppure comunque cose nuove, delle novità, delle notizie, delle occasioni, sia di gioia e di spensieratezza come già si vedeva dal nostro sole, anche di divertimento, però quel nuovo inizio può essere interessante. Magari avete quell'idea, avete quel proposito, un obiettivo, un progetto in senso lato, e che varie circostanze possono incastrarsi nel modo giusto per darvi questa opportunità. Altrimenti potrebbe essere un evento, diciamo così, della settimana che vi porterà gioia. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore che ovviamente alcune cose si riferiscono principalmente a coppia single, ma anche, possono riferirsi alle relazioni e ai rapporti più importanti per voi di amicizia e famiglia, eccetera. Quindi di ascoltare un po' i vari suggerimenti. Qui troviamo il Giglio, Giglio parla di purezza, di gioia, anche di realizzazione. Poi abbiamo il tulipano, ecco, qui c'è la possibilità di condividere, di aprirsi, di fare qualcosa di bello insieme, forse cose che avete già programmato e che quindi finalmente trovano realizzazione o quantomeno incominciare a pianificarle per appunto il nuovo inizio o farlo immediatamente. Carte molto molto positive che parlano di una settimana abbastanza intensa, positive sia se qualcosa non è andato bene ultimamente e allora c'è quell'intesa ritrovata, possibilità di recuperare e ricostruire in qualche modo il rapporto e di far durare questo stato, altrimenti di
portare maggior desiderio, complicità, felicità con, massimo sostegno direi, per le solite, cose della quotidianità, per le esperienze, per stare proprio bene sia con voi stessi sia con la persona amata. Per i single direi che in realtà può esserci qualcosa di interessante, cioè se state frequentando, conoscendo una persona, che sia già una fase evoluta di frequentazione o che sia in una fase di amicizia, magari ci possono essere dei buoni presupposti e che si possa passare ad uno step, a un livello, successivo. Altrimenti queste possono parlare di nuove possibilità, anche di incontri, karmici, fatidici, non dico proprio con l'anima gemella, può essere anche una fiamma gemella, dipende dalle varie circostanze. Vuol dire che ci si apre a nuove situazioni e nuove conoscenze. E adesso andiamo a vedere la parte, del lavoro, delle questioni pratiche, delle finanze. Allora abbiamo donna di servizio, tutto sommato ci dice che le cose procedono, dobbiamo continuare, nel modo in cui, abbiamo già portato avanti alcune cose, che è la nostra stessa esperienza che ci può guidare e aiutare. Poi per altri aspetti magari c'è finalmente l'arrivo, come abbiamo visto, di ricompense dopo una lotta, una sfida, una difficoltà, parla, come vi dicevo, delle, proprie abilità che possono essere, commerciali riguardo il lavoro, la gestione delle proprie finanze, dei risparmi, quindi direi che ci sono cose abbastanza positive. Poi soprattutto se avete in mente delle idee da sviluppare per il prossimo futuro, che siano anche idee non solo per voi stessi e il vostro percorso lavorativo, ma che sia anche di condivisione per possibili collaborazioni o altre cose, che avete in mente. Magari con la carta riunione forse questa indica, il nuovo inizio che può essere positivo, se c'è qualcosa che dovete cambiare, tipo casa o lavoro o qualcosa nello specifico, meglio farlo adesso o incominciare a pensarci, seriamente. Poi ci sono anche dei soluzioni ai problemi e la cosa, che, può interessare chi, è in cerca, di lavoro o chi ha a che fare, magari chi lavora in team, in collaborazione, magari si tratta di, discutere e valutare delle idee, comuni da mettere in pratica. Anche questi in realtà parlano di gioia, di svago, di comunicazioni, di proposte, di messaggi che possono, arrivare, anche di, notizie, cose belle, vantaggiose, quindi tante cose che si riflettono sia nella vita strettamente personale, sia anche nella vita lavorativa e, magari, si vedono quelle belle energie soprattutto a chi ha voglia e desiderio di fare dei cambiamenti. Quindi per chi porta avanti il proprio lavoro, magari di, integrare o di migliorare ancora diciamo qualcosina, oppure soprattutto per chi è in cerca, qui c'è questa bellissima, bellissima energia di nuovo inizio, novità e nuove proposte, ovviamente poi da valutare. Se comunque di qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!